Buongiorno amici e bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Questa mattina fuori è ancora notte e ho appena dato l'acqua, ho bagnato le mie piante. Vi volevo far vedere lo spettacolo dei Bulbophyllum rothschildianum con tutte quante le ricrescite che stanno uscendo fuori ai lati. È qualcosa di spettacolare. Ci sono tutti i Bulbophyllum che sono usciti da un'unica pianta, che poi dividendola, siccome Bulbophyllum rothschildianum cresce un po' in maniera serpenteggiante, quindi va un po' dove gli pare, non sono riuscito più a tenerlo in un unico vaso e poi eccolo qua, ho dovuto dividerle, ne sono uscite fuori, diciamo, eccola una, due, tre, 4, 5, 6 e 7 piante. E quando l'ho divise in realtà sono andato un po' contro le regole, perché praticamente dicono che bisogna lasciare almeno 3 bulbi in modo tale che la pianta possa nutrirsi e possa crescere bene, ma in questo caso mi è capitato anche di avere 2 bulbi soli o addirittura anche 1 o addirittura più di 3, ma a seconda di come si è divisa la pianta, se voi riuscite a vedere quante ricrescite laterali ha, è una cosa spettacolare. Poi in uno dei miei primi video ho fatto vedere anche la fioritura, sono piante indistruttibili. Se volete provare con i Bulbophyllum vi garantisco che amano l'umidità, amano essere bagnati spesso, quindi non devono rimanere asciutti e danno tantissime soddisfazioni. Sono in fibra di cocco, come vedete sono tutti quanti in fibra di cocco, assolutamente. Questi nella fibra di cocco come radici danno il massimo. Guardate, questo ne ha 2 di crescite laterali, è qualcosa che è bello a vedersi. Poi vi farò vedere le fioriture, ce n'è uno piccolino anche là. Diciamo che ogni pianta ha o una ricrescita o addirittura 2, anche queste che stanno qua dietro, ecco. Alla fine non hanno più spazio neanche così come le tengo, poi mi dovrò inventare un po' più spazio. Se vedete, quando esce il nuovo getto laterale poi farà delle radici e anche queste radici poi andranno a finire anche in questo caso qui. Se vedete c'è una radice che sta uscendo fuori, poi va sotto. E è una pianta che dà tantissima soddisfazione. Praticamente da una pianta che avevo mi sono trovato con 7 piante e ripeto, nella fibra di cocco è l'unico substrato in cui riesco ad avere grandissima soddisfazione. La pianta sembra gradire, le concimazioni sono sempre frequenti ma leggere, in modo tale che la pianta ha un nutrimento costante. E ve la consiglio come pianta se non la conoscete. Se l'avete già, apprezzatela, perché anche come fiore è uno dei più spettacolari, ma ce ne sono tanti all'interno di Bulbophyllum. Adesso ve ne faccio vedere un altro di Bulbophyllum. Questo qua è il Carunculatum, lo stesso in fibra di cocco, è una pianta spettacolare. Anche questo è un getto laterale che sta uscendo fuori. Se vedete dallo pseudobulbo poi escono delle radici che andranno a colonizzare completamente il substrato. È una pianta abbastanza grande, però questo vaso qui semi alto, insomma, un vaso che sia non molto profondo, perché tanto la radice non è una radice che va molto in profondità. Questi sono altri getti che sono usciti, tipo questo qui è uscito da poco. Li vedete quelli nuovi come getti, come bulbi, perché sono più cicciosi, cicciottosi. Gli altri vecchi hanno qualche piccola rughetta di anzianità, chiamiamola così. Qua ce n'è uno nuovo, là ce n'è un altro nuovo. Il bello dei Bulbophyllum, come dice anche il nome, sono tutti bulbi cicciottosi, crescono ai lati, quindi la coltivazione sui vasi non profondi, semi alti, così insomma riescono a dare il massimo. Ve la consiglio come coltivazione perché con i Bulbophyllum si hanno sorprese come crescite esponenziali. La concimazione, come dicevo prima, datela sempre
con poche dosi. Fibra di cocco, ricordatevi assolutamente che è un inerte, quindi è come se fosse un carbone vegetale, come se fosse qualunque altro substrato che se non date nutrimento all'interno della fibra di cocco c'è praticamente poco. Bene, vi ho aggiornato con i bulbophyllum, con quello che stanno tirando fuori adesso come nuove vegetazioni, e quindi vi riporto qua, vi riporto a vedere questi che sono macchine da guerra, chiamiamole così, come fioriture, come getti. Bene, buona giornata, al prossimo video, a presto, grazie di avermi seguito anche se era stamattina prestissimo.